Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel mio canale. Quello di oggi è la seconda parte di un progetto speciale che ho realizzato, infatti vi mostro come ho cucito l'abito da testimone di nozze che ho indossato al matrimonio di una mia amica. Se vi siete persi la prima parte, vi consiglio di andarvi a vedere prima quella perché vi mostro tutto il processo del drappeggio di quest'abito su manichino e poi la realizzazione dei vari cartamodelli. Ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. Nel video di oggi invece vi mostro come ho tagliato la stoffa e come ho cucito poi l'abito passo passo. Come avrete notato sto registrando in un posto diverso. Per causa di forza maggiore ho dovuto spostare momentaneamente la mia stanza del cucito in taverna, quindi non so bene per quanto tempo, ma sicuramente per qualche video mi vedrete registrare qui giù. Se non altro fa fresco ed è estate, quindi va bene. Comunque questo video sarà già abbastanza lungo così, quindi passiamo subito a vedere come cucire quest'abito. Allora, questi sono i materiali che ho preso per fare quest'abito. Questo è un bellissimo crêpe sablé che ha una mano molto morbida, non è leggerissimo come tessuto ed è abbastanza coprente, direi. Mi piace, ha una bella mano. E sarà il tessuto principale di quest'abito, lo utilizzerò per fare il corpino sopra, sia dentro sia fuori, e anche la gonna esterna. Mentre invece per fare la gonna interna utilizzerò un altro tessuto, questo chiffon, che è più leggero e trasparente. E fungerà, diciamo, da fodera della gonna. Poi ovviamente filo in poliestere in tono e una zip invisibile. Io qui l'ho presa da 40 cm, un po' lunga, sicuramente dovrò tagliarla un po', è che non ero certa che quella da 22 mi bastasse. Parto piazzando il cartamodello del davanti della gonna perché è il più grande. Come abbiamo già detto, il centro davanti della gonna va messo nella ripiegatura della stoffa, quindi qui. Abbiamo un problema, come vedete il cartamodello è troppo grande e non ci sta, quindi mi sa che l'unica cosa che posso fare è togliere una striscia di 5 cm sul fondo del fianco e andare a zero in vita. Ora che ho tagliato il pezzo in eccesso, me lo piazzo subito all'inizio, capovolto, così risparmio un po' di stoffa sperabilmente. Il prossimo pezzo grande da piazzare è la gonna dietro e questo non va messo nella ripiegatura della stoffa e ne devo tagliare due pezzi. Questo pezzo ha il dritto filo nel centro dietro, quindi metto il centro dietro lungo la cimosa. Piccola parentesi, se non conoscete alcuni termini che sto usando come per esempio cimose e dritto filo, vi lascio un video qui sopra e sotto in descrizione in cui parlo dei vari termini da conoscere prima di iniziare a cucire. Ora volevo capire come piazzare tutti gli altri pezzettini perché dobbiamo fare due volte il corpino, uno esterno e uno interno in fodera, sempre con questo tessuto. Il cinturino va tagliato due volte nella ripiegatura della stoffa, quindi devo metterlo in fondo per forza. La bretella devo piazzarla due volte per avere 4 pezzi in totale e posso farla stare qui. Il pezzo più complicato da incastrare è il davanti laterale perché ha una forma particolare e anche questo devo piazzarlo due volte. Per fortuna uno ci sta qui in mezzo e l'altro lo metterò giù in fondo. E ora che ho piazzato tutto, posso tagliare la stoffa facendo attenzione a segnare tutte le tacche che abbiamo messo nel cartamodello. Tagliati questi, poi ripiazzerò ancora una volta i due cartamodelli del corpino davanti, della bretella e del cinturino perché questi vanno tagliati due volte. E ora sto stendendo lo chiffon nel quale devo tagliare una volta la gonna davanti nella ripiegatura della stoffa e due pezzi della gonna dietro. Bene, ora devo tagliare l'adesivo. Ho deciso di adesivare tutto il corpino interno per dare più stabilità al tessuto dato che è un po' cadente, quindi nell'adesivo devo tagliare due pezzi di ogni cartamodello del corpino e un pezzo per il cinturino. Vi mostro come adesivo il cinturino, poi gli altri pezzi funzionano allo stesso modo.
L'adesivo va stirato sul lato rovescio della stoffa, quindi mi piazzo il cinturino con il lato rovescio verso l'alto. Devo farlo in 2 round perché è troppo grande. Poi devo mettere il lato ruvido dell'adesivo, che è quello che attacca, verso il rovescio della stoffa, quindi verso il basso. Io poi metto sempre sotto e sopra un panno, così sono sicura che non si rovina né l'asse da stiro né il ferro da stiro. La temperatura del ferro deve essere giusta per il tessuto che state usando, io la metto media e poi mi fermo con il ferro per qualche secondo su ogni area del cinturino così che l'adesivo attacchi bene. Prima di iniziare a cucire il corpino devo attaccare con il ferro da stiro un ultimo nastrino preparatorio. Io l'ho sempre chiamato nastrino dritto filo e serve a non far deformare nel tempo cuciture curve che sono state tagliate nello sbieco della stoffa. Lo attacco quindi solo sugli esterni del corpino e su quelle cuciture che sono oblique e curve. Metto i pezzi del corpino con il rovescio verso l'alto e il nastrino va stirato a cavallo di dove c'è la cucitura, quindi a cavallo del centimetro di margine, facendo attenzione a mettere la parte ruvida del nastrino verso la stoffa. Anche qui sto qualche secondo su ogni parte del nastrino in modo che attacchi bene. Ah, e se non sapete dove trovare questo nastrino termoadesivo, vi lascio un link sotto in descrizione del video. Nel pezzo laterale del davanti metto il nastrino sui 2 lati lunghi e sul lato della vita. Non ve li sto a mostrare tutti, però vi dico negli altri pezzi dove ho stirato il nastrino. Nella bretella sui 2 lati lunghi. Nel pezzo del corpino centrale l'ho stirato su tutti i lati e nel cinturino l'ho messo nei 2 lati lunghi. E finalmente possiamo cucire il corpino. Quindi mi posiziono i pezzi del corpino uno a fianco all'altro e cucio le cuciture principali. Vado a fare la cucitura del centro davanti e le 2 cuciture del taglio del seno, queste 2 fino a 1 centimetro prima della tacca, mettendo la stoffa dritto contro dritto. E ora andiamo a cucire a 1 centimetro queste 3 cuciture. Ho cucito le cuciture del corpino esterno e allo stesso modo anche tutte quelle del corpino interno. Ora rifilo tutti i margini a 5 mm così che le cuciture curvino meglio una volta stirate e poi vado appunto a stirare tutti i margini aperti piatti. Ora che i corpini sono assemblati ma ancora divisi tra esterno e interno, se volete mettere delle coppe interne nascoste questo è il momento migliore. Il mio problema è che mi sono dimenticata di comprare delle coppe bianche e ne ho solo 2 di nere in casa che non vanno bene perché si vedono un po' attraverso ed è domenica quindi non posso neanche andare a comprarle. Quindi io attaccherò le coppe in un secondo momento. Comunque sia che le mettiate ora sia che le mettiate dopo il procedimento è lo stesso identico, solo che ora sarebbe un po' più comodo cucirle, dato che il corpino è ancora aperto. Comunque giusto 2 indicazioni se lo fate ora. Mettete le coppe sul lato rovescio del corpino interno rivolgendole verso l'alto come vedete nel video e potete cucirle a macchina lungo i bordi ma state attenti a non entrare nei margini di cucitura dei vari pezzi se no dopo non riuscite più a chiudere il corpino interno con quello esterno lungo i bordi. Quindi io ora vado avanti a cucire il corpino senza coppe per il momento e per prima cosa attacco le bretelle. Facciamo queste 2 cuciture a 1 centimetro escludendo i margini sopra e sotto. Io qui sto stirando prima il margine piatto e poi tutto verso il corpino, ma col senno di poi è meglio stirarlo piatto aperto e basta, è più semplice da cucire dopo. Ora abbiamo il corpino interno ed esterno finiti e dobbiamo unirli lungo tutto il bordo. Quindi li metto uno sopra l'altro, dritto contro dritto e spillo assieme tutti i bordi.
Ora che è tutto spillato, cucio i due corpini assieme, tutto attorno, tranne il fondo, la cima delle due bretelle, che al momento resta aperta, e dobbiamo lasciare aperti anche i 2 cm sulla fascia collo dove va inserita la bretella dietro, tra le due tacche che avevamo segnato prima. Rifilo tutti i margini delle cuciture appena fatte a 5 mm e li lascio lunghi solo nelle aperture dove non ho cucito. Negli angoli cercate di tagliare il margine ancora di più in modo da lasciarlo di 1-2 mm, così quando rigiriamo il corpino al dritto gli angoli verranno meglio. E ora una delle parti più lunghe, rigiro tutto il corpino al dritto. Se serve mi aiuto con la punta di una forbice grossa per tirare bene in fuori gli angoli. Ora il corpino una forma sua già ce l'ha, però per migliorare l'aspetto dobbiamo andare a stirare tutte le cuciture da sopra in modo da appiattirle bene e dove riesco le stiro prima anche piatte dall'interno. Poi tutte le cuciture dove possibile cercate di stirarle in modo che stiano 1 millimetro verso l'interno così non si vedono da fuori. E voilà, questo è il corpino tutto bello stirato. Per fare in modo che le cuciture stiano più naturalmente verso l'interno del corpino, dove riusciamo ad arrivare possiamo fare all'interno del corpino una cucitura ad ago. La cucitura viene fatta appena dentro rispetto al bordo e nel farla dobbiamo prendere insieme lo strato del corpino interno e tutti gli strati del margine di cucitura. Quindi mentre cuciamo giriamo il margine verso l'interno del corpino e cuciamo a 1 millimetro dal bordo. Non riuscirò di sicuro a fare questa cucitura nelle bretelle perché non ci arrivo con la macchina. I pezzi in cui proverò a farla sono qui, qui, nello scollo, qui e qui. Ora inserisco la bretella dietro per 1 centimetro dentro al buchetto che avevo lasciato in cima nel collo e la cucio a mano. È passato qualche giorno e nel mentre sono andata a comprare le coppe bianche, quindi mi sono provata il corpino addosso e ho spillato le coppe nella posizione che mi sembrava più giusta e confortevole. Le ho spillate al lato interno del corpino e andrò a cucirle al lato interno così da fuori non si vedono cuciture. Ora non sono ancora perfettamente allineate perché le ho spillate mentre indossavo il corpino, quindi mi segno con una penna cancellabile quella che mi sembra più giusta come posizione e metto l'altra coppa nello stesso modo con le stesse misure. Quindi spillo bene le coppe seguendo i segni messi prima.
volta spillata bene la coppa, la cuciamo al corpino interno con cucitura dritta e cuciamo la coppa tutto attorno a 2 mm dal suo bordo. E questo è il risultato che abbiamo all'esterno. E all'interno invece dovreste avere una cosa di questo tipo. Allora, con una singola cucitura attaccherò entrambi i cinturini. Intanto inizio spillando il cinturino esterno al corpino, mettendo dritto contro dritto e facendo combaciare le tacche. E ora ci spostiamo all'interno del corpino e spilliamo anche il cinturino interno, sempre dritto contro dritto. Spillo insieme anche la parte finale dei due cinturini, ma lasciando liberi gli ultimi 5 cm, essendo che dovrò cucire la zip e non so ancora esattamente come lo voglio rifinito. Ora cuciamo da qui fino alla tacca all'altro lato del cinturino a 1 centimetro. E ora stiro entrambi i cinturini verso il basso, appiattendo bene la cucitura appena fatta. Passiamo a preparare le gonne. Per prima cosa chiudo le pieghe della gonna davanti e le fermo con una cucitura dritta che sta dentro al margine di cucitura. Nel chiudere le pieghe fate attenzione a far coincidere i margini di cucitura tra pieghe e il resto, devono essere allineati insomma. Cucio la gonna davanti alla gonna dietro con cucitura alla francese, quindi metto la gonna davanti con il rovescio verso l'alto e la gonna dietro con il rovescio verso il basso. Spillo e cucio prima a mezzo centimetro. Rifilo il margine in modo che resti di 3 mm, poi stiro la cucitura prima da sopra appiattendola e poi rigiro e la stiro in modo da inglobare il margine di cucitura. E ora faccio la seconda parte della cucitura alla francese, mettendo questa volta dritto contro dritto e cucendo a 5 mm dal bordo. Poi stiro i margini verso il dietro della gonna. Chiudo allo stesso modo i lati della gonna in chiffon, con la differenza che stavolta, fatta la cucitura alla francese, stiro i margini verso il davanti della gonna, così da non creare spessori troppo grossi sui fianchi. Metto insieme le due gonne rovescio contro rovescio e le cucio assieme in vita, cucendo all'interno del centimetro di margine. Ora dobbiamo attaccare le gonne al resto dell'abito. Le cucio per ora solo al cinturino esterno a 1 centimetro, mettendo il dritto del cinturino verso il dritto della gonna esterna.
e stiro i margini di cucitura verso l'alto, verso il cinturino. Attacchiamo ora la zip. La zip partirà dalla cima del cinturino e arriverà alla tacca che abbiamo già segnato a 25 cm. Come posizionare la zip per cucirla? Allora, la zip avrà il lato dritto rivolto verso l'esterno dell'abito, ovviamente, quindi ce la posizioniamo in mezzo col dritto verso l'alto. Rigiro in dentro i margini di 1,5 cm del dietro della gonna e li piazzo sopra i nastri della zip, simulando come dovranno essere una volta cuciti. E questo ci aiuta a capire dove cucire quale lato della zip. Parto col lato destro, apro la zip, giro appunto il margine in dentro e tenendo il nastro assieme apro il margine di cucitura e a questo punto spillo il nastro della zip assieme. Nella verticale devo allineare i dentini esattamente sopra il 1,5 cm dal bordo, mentre dall'alto devo far partire i dentini da appena sotto il centimetro di margine lasciato in cima al cinturino. Se può aiutarvi potete segnare in verticale il 1,5 cm di margine con una penna cancellabile per andare più dritti. Cucio quindi da quassù a 1 cm dal bordo fino alla tacca di fine zip e la cucitura va fatta a 1,5 cm usando il piedino per zip invisibile. Questo piedino ha 2 scanalature ai lati del lago. Metto la fila di dentini dentro alla scanalatura a destra del lago, li apro un po' con le dita e cerco di cucire sotto alla fila di dentini. Chiudo la zip e mi appunto il margine sinistro rigirato in dentro sul nastro sinistro della zip esattamente come prima. Apro la zip, apro il margine e lo appunto bene seguendo le misure giuste, 1 cm da sopra e 1,5 cm in verticale. Questa volta facciamo passare la fila di dentini dentro alla scanalatura che sta a sinistra del lago e cuciamo. Chiudo la cucitura sotto alla zip mettendo prima assieme a 2 gli strati di tessuto chiffon e crepe. Arrivando in fondo ho dovuto però capire come rifinire l'orlo. L'orlo occuperà 1,5 cm al massimo, sia per chiffon sia per gonna esterna. Poi però vorrei tagliare un po' la gonna interna perché sennò rischia di vedersi da fuori. Quindi intanto accorcio la gonna in chiffon di 5 cm tutto attorno. Mi segno il 1,5 cm necessario per fare l'orlo alla gonna in chiffon e chiudo la cucitura del centro dietro fino a quel punto. Quindi ora cucio a 1,5 cm fino alla tacca segnata sullo chiffon. In cima cerchiamo di arrivare il più vicino possibile all'ultimo punto della zip. Ora mi spillo il 1,5 cm di margine dello chiffon e finisco di chiudere la cucitura della gonna esterna fino al fondo. E ora faccio l'orlo alla gonna in chiffon. L'ideale sarebbe avere un piedino orlatore che velocizzerebbe il lavoro, ma se come me non ne avete uno, potete semplicemente rigirare in dentro mezzo centimetro di margine per 2 volte e poi fate una cucitura dritta per fermarlo da sopra, a 3 mm dal fondo. Essendo questa la fodera della gonna, fate attenzione che il lato bello dell'orlo deve stare verso l'interno della gonna. Comunque inizio spillandomelo così e poi mi rigiro l'orlo 2 volte man mano che cucio. Ora che il primo orlo è a posto, possiamo rifinire a tagliacuci la cucitura dietro.
Prendiamo insieme i due strati di sinistra e li rifiniamo insieme a tagliacuci. Stessa cosa poi con i due strati di destra e arrivo fino al fondo. In cima, dove c'è la zip, sto attenta a non prendere dentro con la tagliacuci anche i nastri della zip. Stiro aperti i margini di cucitura e vado a fare l'orlo anche della gonna esterna, allo stesso modo della gonna interna. Adesso devo rifinire l'abito all'interno a livello vita. Per prima cosa chiudo la fine della cucitura del cinturino che avevo lasciato aperta prima e poi vado a stirare in dentro il centimetro di margine del cinturino interno. Fate in modo che sia anche un pelo meno di 1 centimetro, così poi sarà più facile cucirlo. Per rifinire i lati del cinturino piegate il cinturino interno sul cinturino esterno, dritto contro dritto, e spillate insieme i lati, tenendo il centimetro di margine rivolto verso l'alto. Cucite quindi a 1 centimetro con il mezzo piedino perché c'è lo spessore della zip sotto. Rifilo i margini negli angoli fino quasi alla cucitura fatta e li rigiro al dritto. Ora dobbiamo cucire il resto del cinturino, semplicemente lo spelliamo verso il basso tenendo girato in dentro il margine che abbiamo già stirato. Spilliamo così tutto il cinturino, poi per fissarlo torniamo sul lato dritto e facciamo una cucitura esattamente sopra il taglio del cinturino. Cercate di andare lentamente ed essere precisi, così la cucitura si nasconderà nel taglio e non si vedrà, lasciando quindi un aspetto più pulito al capo. E questo è il risultato. Da fuori la cucitura praticamente non si vede e dentro abbiamo fissato il cinturino in tutti i punti appena dentro al suo bordo. Chiaramente uno può anche cucirlo a mano, ma così si risparmia molto tempo. E infine nel collo, come chiusura, ho deciso di usare 2 bottoncini automatici che saranno nascosti. E per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia stato di ispirazione, lasciate un mi piace e rimanete fino alla fine del video per vedere il risultato finito e indossato. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perderete tutti i futuri video che pubblicherò, e scrivetemi anche nei commenti qui sotto se potrebbe piacervi vedere qualche altro video tipo questo, per esempio con altri abiti da sera, abiti lunghi oppure progetti di drappeggio su manichino. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e vi lascio ora il risultato finito e indossato.